Bentornati sul canale per questo secondo e ultimo episodio di questa miniserie dal Marocco. Quest'oggi esplorerò l'inizio del deserto del Sahara, assistendo a un bellissimo tramonto, una gelida notte e una meravigliosa alba. Oltre a questo ci sarà modo di vedere dei villaggi storici tradizionali che sono stati usati anche per tantissimi film e serie TV. Quindi preparatevi a soffrire mal d'auto perché le curve sono molte, mettetevi comodi e godetevi questo nuovo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale per supportarmi e per non perdervi tutti i miei prossimi viaggi. Se volete darmi un aiuto concreto, c'è anche la possibilità di abbonarsi al canale a partire dai 2 euro al mese. Carissimi, buongiorno da Marrakech. Sono le 6 di mattina e la nostra giornata è già iniziata. Ci stiamo dirigendo verso un punto di incontro dove ci incontreremo per un tour che ci porterà verso il sud del paese, dove staremo 2 giorni tra le montagne, paesi tipici e il deserto. Prima fermata caffè, ma io mi godo la vista. Se avete visto il video precedente su Marrakech saprete che sono venuto da queste parti per il mio compleanno appositamente per questa escursione del deserto. È una cosa che volevo fare da un po' di tempo, purtroppo avendo pochi giorni siamo riusciti a fare solamente una notte fuori e quindi non siamo riusciti a raggiungere la parte che viene considerata più bella, ma siamo diretti a Zagora, che è proprio all'inizio del deserto del Sahara. Per farlo abbiamo fatto un sacco di strada attraversando le Atlas Mountains, una catena montuosa che si stende tra Marocco, Tunisia e Algeria e separa la costa dal deserto del Sahara. Le montagne più alte superano i 4.000 metri. Noi siamo arrivati ad un massimo di 2.260 metri. Dopo che una ragazza del tour ha vomitato per le curve, arriviamo a Ait Ben Haddou, un villaggio fortificato lungo l'antica via carovaniera tra Sahara e Marrakech. Il Ksar, cioè la città fortificata, è considerato un grande esempio di architettura marocchina in terra battuta. La città risale all'XI secolo e da fine 1900 è patrimonio UNESCO. Alcune parti sono state costruite appositamente per film e serie TV che ha ospitato, tra cui Game of Thrones, Il Gladiatore, Lawrence d'Arabia e molti altri. Oggi il paesino è quindi molto turistico e gli abitanti vivono nel villaggio moderno costruito 70 anni fa dall'altra parte del fiume. Qui purtroppo abbiamo poco tempo perché gli orari sono dettati dal tour, motivo per il quale di solito preferisco di gran lunga arrangiarmi. E le case sono fatte di fango, legno e paglia. Comunque il villaggio è molto bello, parecchio turistico. La porta e il villaggio quello nuovo. Questo è tutto il villaggio nuovo. I paesaggi sono favolosi, con le cime innevate in lontananza che rendono tutto molto suggestivo. E queste collinette rosse e rosa mi ricordano il Kirghizistan. Riprendiamo il pulmino e arriviamo in una delle più grandi piantagioni di palme di tutto il Marocco. Fa abbastanza impressione. Comunque mi sono follemente innamorato di questi paesaggi rocciosi.
Siamo arrivati all'inizio del deserto e qui un piccolo appunto. Nonostante i dromedari sembrano essere trattati bene, non sono felice di esserci salito. Purtroppo online non ho trovato nessun tour che non comprendesse la cavalcata su questi maestosi animali. Quindi in fase di prenotazione mi sono andato a leggere tutte le recensioni in cerca di critiche a come venivano trattati e non ho trovato nulla. Se mai vorrete cavalcare questi animali, cercate di fare lo stesso e sappiate che sono alti più di 2 metri e estremamente scomodi. Com'è andata l'esperienza in cammello? Un po' scomodo. Sì? Dici? Fa malissimo il sedere. Dai. Allora, cammello scomodissimo, ma siamo in mezzo al deserto. In mezzo al deserto però senza dune. Perché la duna più alta è tipo 1 metro. Però è comunque molto bello. Paesaggi fantastici, ma appunto le dune sono quasi inesistenti, visto che siamo proprio all'inizio del deserto. La cosa bella è che siamo arrivati giusto per goderci le ultime luci del giorno. Breve tappa alla tenda dove mangeremo e poi alla nostra tenda, mentre questo è l'accampamento. Ha già iniziato a scendere la temperatura, questa notte è previsto parecchio freddo. Però guardate che bei colori. Missione timelapse. Dopo cena c'è anche un piccolo spettacolo con i berberi che suonano. Qui altro piccolo appunto. Io non sono per nulla sicuro che siano veramente berberi e se lo sono, ovviamente non aspettatevi di vivere qualcosa di tradizionale. A cena era possibile comprare anche alcolici e dopo questi canti sono passati a Shakira e altre canzoni molto commerciali. Come dicevo, il posto e il tour sono molto turistici. E ho provato a fare qualche foto alla Via Lattea, però non sono venute bene, semplicemente perché il nucleo della Via Lattea è nascosto fino alle 5 di mattina, poi non siamo così distanti dai centri abitati e diciamo che il posto è bello, ma non è così bello, quindi un paio di foto fatte, ma nulla di che. Carissimi, buongiorno. Fa fresco, molto fresco. Stanotte ha fatto freddissimo. Per fortuna le coperte erano molto spesse, quindi ho dormito bene. Bel trauma svegliarsi alle 6 per dover andare in bagno, nonostante il cielo stellato molto bello. Adesso è già passato, in verità, il momento dell'alba, però si stanno accendendo tutti i colori, molto bello. Abbiamo fatto colazione. Adesso penso che faremo un giretto qua intorno, molto, molto breve, e poi inizieremo a ritornare verso la civiltà. Questi sono i versi del cammello. Sto facendo un timelapse sfidando la gelida area del mattino. Sta salendo il sole e duna dopo duna si sta illuminando tutto e è molto molto bello.
Dopo quest'altro timelapse riprendiamo il dromedario e torniamo verso il pulmino. Un bel po' di ore dopo arriviamo nell'ultima destinazione del tour. Siamo arrivati a Ouarzazate, che viene soprannominata la porta del deserto, perché da qui partono tantissime escursioni per appunto il deserto, una destinazione turistica molto, molto battuta, però è un bel po' disastrata. Ci hanno detto che la stanno in parte costruendo perché è usata anche per dei film, però ci sono tante costruzioni messe parecchio male. Comunque la città non sembra male, purtroppo abbiamo veramente pochissimo tempo qui. Ci sarebbe stato anche un museo, ma appunto non abbiamo tempo, e quindi si riprende il viaggio fino a un breve stop per la pausa pranzo e poi di nuovo pulmino e arriviamo a Marrakech. Siamo arrivati al nostro hotel a Marrakech per l'ultima notte in Marocco e guardate l'hotel, questa è la sala in comune e questa radio ce l'ho anche a casa e stessa roba questo ferro da stiro. Dopo l'ostello ci concediamo una bella passeggiata per la città che abbiamo già visitato nei giorni scorsi e di cui ho già pubblicato un video sul canale. Ora 2 parole su queste giornate. Come avrete capito non mi piace per nulla stare agli orari dei tour e questa esperienza è stata tutto tranne che autentica, ma devo dire che sono comunque soddisfatto, mi sento di poter dire di aver passato un paio di belle giornate. Quindi mentre faccio slalom tra i motorini inizio a ringraziarvi per essere rimasti fino alla fine e vi chiedo di iscrivervi al canale per supportarmi e per non perdervi tutte le mie prossime avventure in giro per il mondo.